Sa. Ah. Sa. Ah. Sa. Ah. Ah. Sa. 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 Dal Palasport di Cividale del Friuli, qui per le finali della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Due giornate importanti in questo maggio che ha visto
sia lo scorso weekend che questo fine settimana, tantissime gare disputate su questo Palazzetto dello Sport che fino all'altro giorno ha visto le sorti della pallacanestro Web Gesteco di Cividale del Friuli. Siamo dunque con queste finali WISP e a livello di cronaca facciamo le ultime due finali, ossia quelle che consegneranno alla squadra vincitrice il titolo di campione regionale della WISP per quanto riguarda la serie femminile e per quanto riguarda la serie A1 maschile, gara che si svolgerà al termine della partita che tra poco andrà ad essere disputata dalle due squadre che al termine dei campionati regionali sono arrivate ai primi posti. Stiamo parlando della Polisportiva Casarsa in maglia rossa e della Barcolana Basket Trieste in maglia verde. E dunque andremo appunto a capire chi potrà vincere questo incontro importante per portarsi a casa il titolo del Friuli Venezia Giulia. E allora abbiamo gli arbitri Ruaro, Calabrese e Curti, con quest'ultimo che alzerà il primo pallone della partita, con le squadre già in campo, come vi dicevo, in rosso Casarsa, in verde la Barcolana. Diretta sul WISP Pallacanestro Udine con questa partita che avrà inizio fra pochi istanti. Allora vediamo in campo chi abbiamo. Per Casarsa abbiamo con il numero 7 Bozzorgi, poi abbiamo il chi salta che è il numero 13 e che è la Bragaggia Selam, con il numero 15 dovrebbe essere la Moretto, io ho il numero 16, ma comunque, no scusate, stiamo parlando appunto della squadra di Trieste, della Barcolana in casacca verde. Quindi tornando a noi, 19 è la Giacomello Daniela di spalle con la maschera. Stiamo parlando delle squadre in verde della Barcolana. Poi dicevamo appunto del numero 7 playmaker Druzzina. Poi abbiamo con il numero 15 la Francesca Castagna, con il numero 13 Agna Strugna, e a chiudere il numero 12 Lara Bresciani. E andiamo su Casarsa che dispone sul terreno di gioco il quintetto formato dal numero 16, intanto un ottimo dai e vai con errore da sotto della Barcolana, dicevamo, con il Casarsa che va in fondo al campo per incastrare il primo canestro ufficiale dell'incontro. Allora numero 16 Moretto Maddalena, poi con il numero 11 la Moro, Sofia Caterina Moro, numero 6 Alessia Moro, capitano, poi abbiamo con il numero 13 Selam Bragaggia, e poi a concludere il quintetto allenato da Andrea Pozzan. Vediamo un po' se, chiaramente mi scuso con tutti, però
D'altronde non sono, quindi 16 l'abbiamo detto che è appunto la Maddalena Moretto. Tanto c'è la Barcolana che riacquista la proprietà del pallone. E poi la 7 Bozzorgi Parmida. Questo comunque è il quintetto. Vediamo, intanto siamo 2-1 per le squadre in rosso. Interviene per andare a mettere il pallone fuori dal campo Selam Bragaggia. Palla a favore della Barcolana di Trieste, casacca verde, in fase offensiva. Giacomello, Daniela Giacomello, che poi dopo ancora smista per bello questo dai e vai, con canestro finale di Angela Struna. 3-2 per Barcolana. Da 3 punti per Casarsa con tabella di Caterina Moro Sofia. Gira per fasce esterne, non questo pallone difficile che possa arrivare contropiede fino in fondo a chiusura della Bozzorgi Parmida della Polisportiva Casarsa, che si porta sul +4, 7-3. Vedete anche comunque il risultato sul vostro o teleschermo o palmares o monitor del computer. Da 3 punti in qualche modo ha cercato di concludere l'azione Drusina, cambio di direzione, poi dopo c'è il rimbalzo del numero 12 Lara Bresciani che porta 7-5. Il risultato acquisito fino a questo momento dalle due squadre. In palleggio Alessia Moro per il tiro di Bragaggia. Salens prende anche il rimbalzo, poi però la palla esce dal campo e quindi viene ridata alla squadra della Barcolana in casacca verde. 4 minuti giocati circa, 7-5 per Casarsa. In precedenza abbiamo visto la finale di Coppa del Friuli Giulia maschile di A1, vincente la Sbrindella. Dalla distanza dei 6,75 niente da fare per Drusina, riprende fino in fondo Casarsa che va a posizionare il pallone ancora con Parmida Borzorgi, classe 2002, una squadra, quella del Casarsa, veramente molto molto giovane. Il fallo il numero 13 perché ha anticipato un po' troppo, Selam Bragaggia, classe 2005, viene sostituita. Sul 9-5 per squadra in rosso, che va a mettere in campo Alessia Iseppi, numero 21. Pallone che è con Drusina nel frattempo. Trova spazio per la neoentrata con il numero 4, la Maristella Buzzan come capitano. Da sotto sbaglia Casarsa, recupera però la nuova entrata del Casarsa. L'infrazione di passi in partenza di Francesca Castagna. Diciamo che il canestro di prima era appunto di Alessia Iseppi, numero 21. Cambio ancora per Casarsa, 11-5, un +6. Tiene molte rotazioni il coach Andrea Pozzan, mentre Zara Fabiana, che è l'allenatore della Barcolana, ha sostituito 2 giocatrici che ora riconquistano il pallone contropiede, che poi viene fermato subito. Solissima da sotto, poi sbaglia in maniera incredibile Alessia Moro.
tiro da 2 punti che non tocca il ferro, certo che giocando con una maschera non è il massimo della tranquillità. Ancora un tiro dalla distanza media, ma niente, si rimane sull'11-5 quando mancano 4 minuti e 26 al termine del primo periodo di questa finale per assegnare il titolo di campione regionale femminile di Serie A della WISP, ovviamente. Prende il rimbalzo Moro, ancora Alessia Moro che aprirà, no, si ferma dalla posizione di libero, del tiro libero, ma niente neanche in questo caso, e riprende Castagna le situazioni per portare avanti il gioco del Barcolana, che va a concludere l'azione con il tiro di Valentina Druzzina, e c'è un minuto di sospensione chiesto appunto dalla stessa Barcolana sotto di 6 lunghezze, 11-5. Terminato il minuto di sospensione chiesto dalla Basket Barcolana Trieste, rimetterà in gioco il Casarsa. Esce il pallone, c'era la Sofia Moro che cercava un pertugio nell'area avversaria, non lo trova, serie di blocchi per ricevere palla, 1 contro 1, viene rubato la palla alla Barcolana, dalla Barcolana, poi il consegnato dalla Drusina, poi però viene un intervento difensivo, ci pare di Sofia Moro, ecco che c'è un cambio, esce Drusina, entra Lara Bresciani, c'è ancora attacco per Casarsa, siamo ancora fermi sull'11-5, questi è Alessia Moro, il pick and roll fino in fondo, Alessia infisca l'arbitro, canestro valido, un tiro libero a favore del Casarsa. E segna anche questo, quindi una buona soluzione, non ha portato benefici il time out della Barcolana, ancora un anticipo importante da parte della Bozzorgi e c'è il cambio ancora, esce Buzzan per Barcolana e rientra il pivot credo titolare perché aveva saltato come primo pallone, parliamo della Struma, Angia Struna o Ania, eccola, va fino sotto Ania, scarica a Castagna e poi la Moretto fino in fondo, che viene fermata la Moretto da un fallo. Fallo numero 7, Bozzorgi, altro cambio, ecco, infatti esce la Bozzorgi per Casarsa.
ed entra il numero 4 Elisa De Vetta. Uno solo per Moretto. Uno scarico per la De Vetta appena entrata, il tiro dalla distanza di Alessia Iseppi, niente da fare. Si perde sul terreno, sul fondo, questo pallone gettato a canestro dalla Iseppi. Contropiede, bello fraseggio con conclusione di Elisa Di Vetta. 16-6 più 10 per Casarsa. Più fresche ovviamente le ragazze di Casarsa, che come società si trovano anche una squadra di Serie B, e che non è poco, perché magari alcune di queste possono anche giocare con la WISP. Si guadagna un fallo la Francesca Castagna, è il quarto fallo del Casarsa, secondo fallo di squadra per la Barcolana, quindi, ma questo è il quarto, quindi da questo momento in poi si andrà al tiro. Sbaglia completamente il passaggio, avete visto, ancora possibilità di contropiede per Casarsa, 1 contro 1 fino in fondo, stoppata regolare, palla fuori, però ci saranno ancora dei secondi da giocare per l'attacco della squadra di Casarsa. 16-6. Cambio Barcolana, esce la Castagna. Il numero 44 Beatrice Bevitori, eccola, possesso di sfera. Un buon sottomano per la Barcolana, firmato Valentina Moretto. Casarsa ancora in possesso di sfera, gira bene il pallone, questo tiro da 3 punti del numero 11 Sofia Moro, la palla però è ancora per Casarsa, però alla meglio la Barcolana per questo rimbalzo difensivo. Ancora 1 minuto da giocare in questo primo periodo. Giacomello, poi però la palla se ne va nelle mani ancora della Barcolana, poi la perde, poi ancora Casarsa, possibilità di sovrannumero, passo e tiro, ma c'è un'inversione di passi. Pensava di andare via, ma è stata brava la difesa della Barcolana a bloccare l'iniziativa offensiva del Casarsa. 38 secondi, 16-8. Bresciani, e poi c'è la conclusione in dai e vai molto ben effettuata, con conclusione di Moretto su passaggio di Struna. Scarico per il tiro da 3 punti, ma non va, era della Busetto, Alissia Busetto. Perde palla ancora Casarsa, che è un po' bloccata in fase offensiva. Due secondi, bisogna andare al tiro, ha tirato Barcolana, ma niente da fare. E termina così il primo quarto con il punteggio di 16-10 a favore del Casarsa in casacca rossa.
Va a iniziare il secondo periodo di questa partita, valida per il titolo regionale femminile. Casarsa in fase offensiva, maglia rossa, contro Barcolana, maglia verde. Elisa De Vetta, poi gira sul Moretto e poi si va fino in fondo per questo tentativo di canestro del Casarsa. L'arbitri, come vi dicevo, è Ruaro, Calabrese e Curti. Io vedo Curti che ha visto un errore difensivo da parte di Casarsa nei confronti dell'attacco Barcolana. E palla che va a Bevitori, tiro da 3 punti di quest'ultima, quasi sfiora la realizzazione, si va dalla parte opposta. Vittoria Napoli, numero 17, anche se effettivamente un po' scolorito sulla maglia. Bel canestro da 3 punti della Maddalena Moretto. 19 a 10. È un primo canestro importante dopo circa 2 minuti in cui non segnava assolutamente nulla. Il fallo è di Alessia Busetto. Palla per Barcolana. Moretto, Castagna. Ancora la Castagna, fino sotto, scarica bene fino in fondo. Questa è una bella azione chiusa da Daniela Giacomello. Più 7 per Casarsa. De Vetta si salva buttando sul braccio dell'avversaria il pallone che esce. Qui dobbiamo anche dire che nella WISP il regolamento è leggermente diverso, soprattutto per i 24 secondi, ossia che si ricominciano tutti ogni volta che fischia l'arbitro dall'inizio. Quindi nel caso specifico, se mancavano 8 secondi, si ricomincia sui 24. Per quello sta girando molto la palla anche Casarsa. Il tiro del Casarsa con il numero 14 e della Busetto, niente da fare, non tocca il ferro e si riva dall'altra parte, ma perde palla. Esce Alessia Iseppi per Casarsa. Entrata numero 10 Cristina Tavana, che commette però subito il fallo appena entrata. Si è trovata in mezzo all'area con difficoltà di andare a prendere appunto il pallone, che già era un passaggio abbastanza strano. Rimette in gioco Moretto Valentina. La Castagna in 1 contro 1, bel giro in palleggio, però poi sbaglia la possibile realizzazione, sbaglia il tiro, non tocca nulla. 19 a 12. Fino in fondo la stoppata e la rimessa in gioco che sarà sempre per il Casarsa, che forse ha perso un po' di lucidità offensiva. Il tiro di Tavana, ma questa volta il tocco verso fuori è a favore della Barcolana. C'è un cambio della stessa società triestina. Esce Moretto.
entra Bresciani, Lara Bresciani con il numero 12. Bevitori, bella palla, c'è fallo. Sì. Il fallo è del numero 17, Napoli vittoria. Doppio cambio per Casarsa, adesso vedremo un po' chi di nuovo ci sarà in campo, oltre a Busetto, al Moretto e alla Moro, ma intanto c'è i tiri liberi firmati Giacomello. Perché si è rientrata la Bozzorgi. Dai e vai, bello scarico, ancora Bozzorgi, gira per Moretto e poi ancora Bozzorgi che va a segno dalla distanza di 3 punti, che vale 3 punti, 19 più 3, 22 a 13 al lungo di Casarsa. Bevitori 1 contro 1, non benissimo, ma c'è il rimbalzo a favore della Giorgesi, Lisa Giorgesi, numero 14, che si guadagna così 2 tiri liberi. Due su 2 per la Giorgesi, 22 a 15. Ottima difesa della Giacomello, poi però lascia un tiro al Moretto, ma intanto la Barcolana non subisce canestro. A 5:48 dal termine della seconda fase, secondo gioco. E qui praticamente da sola, di niente difesa, Giorgesi. Casarsa in fase offensiva, 22-17 più 5, palla ancora fuori per il tiro della Bozzolgi da 3, niente da fare. Il rimbalzo però è per Casarsa, ancora Bozzorgi sbaglia, 2 tiri liberi per il numero 7 in casacca rossa.
La palla è ancora per il Casarsa, che ha un po' di difficoltà ora nell'andare a canestro. La Barcolana ha stretto un po' le maglie difensive. Ecco ancora un errore per la Bozzorgi. Va per il tiro da 3 punti Barcolana, niente da fare, rimbalzo che poi viene perso. Bella palla dei Vittori, poi però non la raccoglie la sua compagna. Dall'altra parte si perde tutto, molta confusione in questa seconda parte del secondo periodo, con un time out chiesto ancora dalla Barcolana. 22-18. Ci saranno tiri liberi per Casarsa. No, rimessa in gioco per Barcolana, e Casarsa opera una sorta di zone press. Bevitori riesce a superare la metà campo assieme alla sua compagna. Da 3 punti Barcolana, fallo che garantisce i 3 tiri liberi a favore di Lara Bresciani. E va il primo. E il secondo Ballonzera sul ferro che colpisce. E il terzo va invece dentro. Cambia ancora Casarsa. 22-20, quindi a meno di un possesso pieno per una Barcolana che è ritornata con merito in partita dopo che è andata sotto anche di 7 punti. Tiro dalla distanza dei 3 punti ancora per Bozzorgi, ma niente da fare, fischia ancora l'arbitro genovese. 2 tiri liberi per la giocatrice Selam Bragaggia, ottobre 2005. 22-20, può allungare un po' Casarsa. Sbaglia. La seconda invece va. Possesso pieno di vantaggio per Casarsa, che come vedete sta cercando di far diminuire i secondi di posizione, ma c'è questo lobbino della Struna che porta a -1. La situazione a favore di Casarsa. Dall'altra parte poi aveva la palla in mano, ma c'era fallo, quindi non poteva prendersi, o meglio, se perdeva il rimbalzo non c'era nulla da fare. Comunque Bragaggia ancora in lunetta.
Alain Bragaggia sbaglia la seconda sua opportunità, ma c'è un rimbalzo offensivo, poi però non lo si tramuta in canestro e la Barcolana può andare di nuovo con una possibilità, se fosse tiro da 3 punti, di andare sopra nel punteggio. Perde palla però il numero 15 Castagna Francesca, quindi nulla da fare per questa opportunità. 24-22, rimane così il punteggio. Quasi un anticipo sulla Bragagna, da 2 punti questo tiro di Casarsa, firmato Napoli, niente da fare. E Barcolana con tranquillità, senza spendere troppe energie. Questo però è un errore, poi il pallone carambola sul piede della Bragaggia. C'è il tiro della Barcolana con il numero 3, chi era? Era la Visintini celeste, contropiede Casarsa fino in fondo, c'è il fallo di Castagna, ma c'è anche il canestro firmato dalla Sofia Moro con un tiro libero in più. Un tiro libero. Barcolana in fase offensiva, la palla è per il numero 12 con canestro in acrobazia di Lara Brasciani. 26-22, sempre lì 2-3 punti. Ancora in anticipo Barcolana, ma niente da fare. In qualche maniera riesce ad andare fin sotto il rimbalzo della Bragaggia. E ci sono 2 tiri perché tutte e 2 le squadre hanno già esaurito il bonus. Ancora un errore. Bragaggia al secondo tiro libero, è corto, rimbalzo Barcolana, buono scarico, finta, ancora Brasciani, bello questo dai e vai, però poi Struna non riesce a trovarselo, recupera la palla comunque sempre la Barcolana su un anticipo di un possibile contropiede. Ecco ancora Bruzzan, Maristella butta il pallone come può, senza nessuna possibilità di, che adesso se non un po' di fortuna da 3 punti e ritorna in carreggiata grazie a vittoria Napoli. 29-24, 40 secondi. Da 3 punti anche la Barcolana con la tabellata firmata Bresciani. Canestro importante, sono 10 secondi da giocare, canestro importante di Moro, Sofia Moro, un numero 11. Da 3 punti quasi sfiora la realizzazione e si va al riposo con il punteggio di 31-27 per Casarsa e casacca rossa, fra poco per la seconda parte della gara.
Si è ripreso a giocare da un minuto scarso qui a Cividale del Friuli Palagesteco, finale per il titolo regionale fra Casarsa in casacca rossa e la Barcolana Trieste in casacca verde. Il punteggio, come vedete, è 35-27, quindi diciamo che per Casarsa, anche grazie a questo tiro da 3 punti di Bozzorgi, è quasi una corsa in avanti, anche se la Barcolana proprio alla fine del secondo periodo era giunta a -2 dopo essere stata sotto per tutto l'arco dell'incontro anche di 7-8 punti. Ora è sotto gli 11, quindi ha allargato il divario, la forbice fra le due squadre. Vediamo il tiro da 3 punti di Alessia Moro, ma che non va. Il rimbalzo è per Bragaggia ancora, poi dopo sotto le gambe. Qui c'è un'infrazione di ritorno, no, si tocca tutto e ha buon gioco la Barcolana, che ne ha creduto fino in fondo su questo pallone. 38-29, palla che va ancora su fasce laterali in attesa di un taglio che è quello del numero 13 Bragaggia, Selam Bragaggia, la quale arricchisce di altri 2 tiri liberi. Infatti nell'ultimo periodo del secondo quarto 6 di seguito. 38-29. Rimbalzo Struna, quindi abbiamo Struna, poi abbiamo anche la Bresciani, la Visintin, no scusate, la Buzzan Maria Stella, pare che sia il numero 4, che ora andrà a entrare. Ecco, infatti c'è il cambio, entra proprio la Maria Stella Buzzan, numero 4, al posto della Giacomello. Chi prende il pallone adesso è la Valentina Druzzina, numero 7. Fischia l'arbitro calabrese, che dirige assieme a Ruaro e Curti. Per le finali qui 3 arbitri in WISP, come in Serie A1 e A2. 40-30-29, pallone per Barcolana in attacco. Il taglio molto ben effettuato, con conclusione però non perfetta da parte della Bresciani, e a buon gioco dunque Casarsa in fase offensiva. Chiama lo schema, poi Bragaggia, ancora lei, prima era la Moretto, vediamo se ora Moro andava fin sotto. Sì, è andata fin sotto, però ha sbagliato da sotto, spostata lateralmente ma senza fallo, come abbiamo visto. Castagna fino in fondo, ma sbaglia da sotto. Palla a 2 e il pallone va alla squadra in rosso, che va a sostituire. Sostituisce la Moro, Alessia Moro. Con il numero 11 Sofia Moro. Bella palla scaricata verso il fondo, e poi c'è il fallo di Buzzan. Ben girata, passa destra PES. 2 tiri liberi per la squadra appunto di Casarsa, che va a sfruttare al meglio la situazione con Caterina Sofia Moro. Esce di nuovo la Buzzan per Barcolana. Interrotto con il fallo, questa azione offensiva della squadra
triestina. Mancano 4 minuti al termine del terzo periodo. 12 punti di vantaggio per squadra in rosso del Casarsa, squadra giovane, quindi con più energie probabilmente. Bresciani, poi la Struna chiama la Zancotti, Bragaggia sfiora la realizzazione. Inventa un po' una conclusione un po' fantasiosa. L'attacco casarsano. Dovrebbe entrare la Bevitori fra poco al posto, sì, con la squadra in verde al posto della Buzzan. Si mette in gioco proprio la squadra della Barcolana di Trieste. Poi un brutto passaggio, interviene la Moretto che poi sbaglia da sotto, sbaglia un'altra volta anche la 11, la Moro, incredibile, da sola. Ho paura della stoppata ha avuto Sofia Moro. Il tiro, rimbalzo e della Struna che veleggia ovviamente grazie alla sua statura sotto le planche. Bevitori sotto mano, niente da fare, contropiede chiuso dalla Sofia Moro. Ancora Bevitori, ancora un errore, Struna sotto misura, 2 punti. Loro vanno un attimino un po' più veloci, non è una brutta cosa. (43-31). Non vale perché c'è un fallo in precedenza su Sofia Moro. Cambio Casarsa. Esce Moretto ed entra Elisa De Vetta che rimette in gioco il pallone. 4,5 da giocare nel terzo periodo. Bozzorgi fino in fondo. Bevitori. E il canestro della Castagna. Ancora Sofia Moro e poi si va fino sotto col canestro valido firmato dalla Vittoria Napoli. Più un tiro libero. 3 minuti e 50 da giocare nel terzo periodo. Segna anche questo a Napoli e rimette in gioco Barcolana che tenta in ogni modo per andare oltre i 10 punti di svantaggio, però ormai ce li ha. Giacomello gira bene, poi il pallone viene, vedi che gioca con la maschera per una, probabilmente per una situazione di setto nasale. Struna si gira molto bene sul piede perno, nulla può Salem Bragaggia.
tiro proprio all'ultimo secondo, perché c'erano esauriti 24 secondi. Tiro di Salem Bragaggia, che riconsegna il pallone dunque alla Barcolana di Trieste. Ora va in attacco con Valentina Moretto, invece questa, ecco Valentina Moretto che al centro area viene chiusa, raddoppiata. Giacomello, poi la palla gli sfugge, poi va quasi alla Struna, Agnia Struna. Ancora una buona realizzazione della Parmida Bozzorgi. Bevittori da 3 punti, triplone del numero 44, 50-39. Da 3 punti e va anche in questo caso Parmida Bozzorgi, che fa dunque la stessa cosa di Bevittori in precedenza. Il fallo della Bragaggia, non ci sono tiri perché è la Barcolana che ha i 4 falli esauriti, il bonus, viene sostituita proprio il numero 19 Giacomello. Palla a favore di Casarsa, di Barcolana. L'arbitro sta parlando con il coach di Casarsa, Andrea Pozzan. Palla Bevita Giorgesi, poi sotto, buona, però sbaglia. Il rimbalzo sempre della Struna, ancora una volta la Struna, 2 rimbalzi e un canestro per il numero 13 in casacca verde, 12 punti di vantaggio, 5-3-41, minuto e 20. Fallo abbastanza evidente della 13, se non vado errato, sì, proprio della Struna. Bevittori, numero 44. Castagna al tiro, niente da fare. Il rimbalzo è per Giorgesi. Sempre la Barcolana in attacco. Bello scambio. E poi però si affida al tabellone la Struna, ma il tabellone non gli è amico nella circostanza. Coro da 3 Bevittori, niente da fare. Il rimbalzino comodo per la Barcolana, 2 volte il rimbalzino della Moretto, poi tiro da 3 punti ancora della Barcolana con il numero Castagna, numero 15, recupera palla, sono 30 secondi che ha la palla in mano Barcolana, ma non riesce ad andare a canestro, c'è il fallo con 2 tiri liberi. Il fallo del numero 21 secondo l'arbitro, che è la Alessia Seppi, e mancano 21 secondi, quindi probabilmente sarà l'ultima azione offensiva poi dopo i tiri liberi per il terzo periodo. 5-3-41 potrebbe portare a 10 punti soli il disavanzo, il vantaggio
1 su 2. Un buon rimbalzo della Devetta, poi la palla va alla Moro, poi c'è questo tiraccio e non c'è più tempo per fare nulla e si va al riposo col punteggio di 53-42 a favore della squadra in casacca rossa del Casarsa, che si avvia dunque al quarto e ultimo periodo. Si comincia con tiri liberi a favore della Barcolana di Trieste. Pallone perso da Casarsa, ritorna in possesso la Barcolana con Bevitori numero 44 a manovrare. Poi però perde la palla e le riconsegna a Casarsa in casacca rossa. Che ha tutte le possibilità di giocarsela tranquillamente. Bozzorgi si ferma, poi c'è la Moro, esce dal campo, non aveva ovviamente sfruttato al meglio la possibilità di andare sul fondo perché il difensore era lì e quindi è chiaro che non c'era spazio per passare. 53-42. E c'è il canestro della Barcolana di Trieste che si riporta a -9, quindi un meno della doppia cifra ovviamente, come abbiamo detto. Si gira in palleggio, gira Moro Alessia, la palla è persa ancora da Casarsa, però c'è stata la direzione prima della Barcolana. Sotto mano della Bozzorgi, nulla da fare. Falciata da Vittoria Napoli, 2 tiri liberi, forse senza cattiveria ovviamente, 2 tiri liberi per Valentina Moretto.
Barcolana è striscia positiva in questo inizio di ultimo periodo. Non sfrutta l'occasione numero 6 in casacca verde Lamoretto. Secondo libero nemmeno, e quindi Casarsa sorride un po' di più e si affida ancora ai suoi playmaker per andare in fase offensiva. Bozzorgi ancora per il tiro, ma l'arbitro Curti fischia assieme a Calabrese un fallo. Per Giorgesi, numero 14, primo fallo. Sbaglia. Sbaglia ancora fuori per Casarsa. Bozzorgi, e poi ancora Moro, e poi ancora prima c'era appunto Leiseppe, ancora la Moro, tenta un pertugio, lo trova e segna il 55esimo punto, di nuovo doppia cifra, 55-44. Ancora cambio per Casarsa, esce la Devetta. E anche Barcolana ripropone la Struna, Angia Struna. Quindi cambia completamente il ruolo. 7 minuti e mezzo da giocare. E la palla che va alla Barcolana. Buona difesa di Borzorgi. Infrazione di passo. Quindi palla persa per Barcolana. Da 3 punti Casarsa, poteva essere la conclusione della, diciamo, partita, ma anche se mancano 7 minuti effettivamente. In qualche modo tenta di mandarla a canestro Bresciani, nulla da fare, sovranumero Casarsa, ma preferisce aspettare il ritorno della stessa Bresciani e al fallo della Bresciani stessa. Tutto lei ha fatto. Attacco che non va per Casarsa, che però deve reggere ancora 6 minuti con questo vantaggio che non è insormontabile, però sono sempre 11 punti. Struna, l'arbitro però vede un fallo sulla Struna e sarà il terzo fallo di squadra. Pronta un cambio per Casarsa. In uscita Vittoria Napoli. Questo è un canestro preso come
troppo facilmente dal Casarsa. Canestro della Giorgesi, Elisa Giorgesi, con ulteriore tiro libero, ma non c'è. Riprende ancora la Giorgesi. Castagna, centro area, sbaglia, però riprende il rimbalzo. Questo è un dai e vai che non produce nulla per Barcolana. 5-5 a 4-6. Inclusione di passi per Alessia Moro, sostituzione per Casarsa, rientra Bragaggia, Selam Bragaggia. E il fallo del numero 13 Bragaggia, no, del numero 11 credo, del Moro Sofia. Secondo fallo, quarto fallo di squadra, quindi 2 tiri liberi per Barcolana, quindi ha 5 minuti e 20 per sfruttare questa situazione di bonus. 1 su 2 per Castagna. 5-5, 4-7. Un passettino in avanti l'ha fatto la squadra dei Trieste. Vediamo il tiro da... no, non lo fa. Fino in fondo per Alessia Moro con canestro di Alessia. Fallo subito, un tiro libero. E di nuovo 10 punti. Sbaglia il libero, rimbalzo Barcolana, porta palla alla Castagna, si va dall'altra parte, Castagna ancora, era fuori per Drusina che fa il taglio sotto misura, questo è un buon taglio, è un buon canestro, firmato Angela Struna. 5-7-4-9. La zona che sta premiando Barcolana. Un sottomano aleatorio per Valentina Moretto. Deve andare più convinta se si vuole recuperare un po' di spazio, un po' di punteggio. Ancora Moro e poi Bragaggia, 2 punti importantissimi per Selam Bragaggia e per Casarsa. E c'è time out per Barcolana di Trieste a 4 minuti dal termine della partita. 5-9, 4-9 più 10, rimasto così il vantaggio più o meno per la Barcolana, lo svantaggio per la Barcolana.
Attacco Barcolana, ultimi 3 minuti e 40 di speranza per la squadra di Trieste in casacca verde per recuperare i 10 punti di svantaggio e per riuscire a vincere questo incontro, che comunque Casarsa l'ha sempre comandato, non con tantissimi punti di vantaggio, ma comunque vanno dai 5, 7, 9, 11, 12 massimo. Apertura per Struna da 3 punti, qua sfiora la realizzazione, la palla esce e va nelle mani del Casarsa, che ha tranquillamente possibilità di giocarsela nei 24 secondi. Involandosi poi verso la finale della competizione. Il fallo è del numero 7 Parmida, Drusina, Valentina Drusina, rimette in gioco Moro. Il tiro ancora di Casarsa, ma il tiro è sbagliato, il rimbalzo è per la Barcolana. Palleggio, bello questo dai e vai, con conclusione finale in sottomano di Nicoletta, di Daniela, no, di Francesca Castagna, numero 15. 5-9-5-1, 8 punti, però bisogna stare attenti. Bragaggia, segna la Bragaggia e tira Casarsa un gran sospiro di sollievo per questi 2 punti veramente incastonati in un contesto che poteva essere anche difficile, perché Barcolana stava recuperando. C'è un tiro libero per la Bragaggia, Salem. E segna anche questo, quindi si porta a un più 11 Casarsa nei confronti della Barcolana. 2 minuti e 38, deve un po' accelerare fino in fondo, ma lo tira male questa conclusione Druzina. Stoppata la Sofia Moro, ma il pallone è ancora per Casarsa e c'è il fallo ancora della Drusina, mi pare, numero 7. Cambio per Barcolana, che pare abbia tirato un attimino i remi in barca, vediamo un po'. Per la Barcolana entrano il numero 14 Lisa Giorgesi, segna il primo Alessia Moro, il capitano. 2 minuti e 9 più 12, io direi che sia veramente molto molto difficile che ci sia un recupero della Barcolana, anche se poi la Castagna tenta il tutto per tutto, si getta in contropiede fino in fondo. 2 tiri liberi a favore della Francesca Castagna. Quando mancano 2 minuti e 3 secondi al termine, segna il primo, 12 punti di vantaggio per Casarsa. 2 su 2 per la Castagna. E siamo agli ultimi 120 secondi di questa partita. 6-4-5-3. Da 3 punti. Niente da fare per la Bozzorgi. Piccole speranzielle per Barcolana. Ancora Castagna, non molla. 2 punti Castagna. Minuto e mezzo. Ovviamente importante è segnare in questa azione per Casarsa. Vediamo cosa riuscirà a fare. Bozzorgi, il tiro sbagliato, rimbalzo Struna. Se vanno a segnare adesso bisogna effettivamente
eccola ancora, no, sbaglia da sotto, ancora Castagna, fuori per tiro da 3 punti e segna, no, sbaglia. Bresciani, contropiede, va a segnare la Bozzorgi Parmida, e direi che con questo canestro la Casarsa, Polisportiva Casarsa, possa tagliare il ticket di essere campione regionale di femminile della WISP. 44 secondi, è impossibile recuperare 11 punti, almeno a livello femminile ovviamente, perché come vedete anche la difesa si porta a zona tranquillamente, non graffia, non cerca di rubar palla, non vuole sfruttare eventuali minuti e secondi a disposizione. Tiro da 3 punti ancora della Bozzorgi, e con questo proprio termina tutto il discorso, e quindi esce vittoriosa Casarsa, che vince dunque questo titolo 2024-2025 vincendo per 69-55 questa partita, che l'ha vista comunque sempre essere in vantaggio fino alla fine. È tutto, ci sentiamo per la finale maschile.
Qui siamo alla finalissima maschile per quanto riguarda la Serie A1 della WISP del Friuli Venezia Giulia. In questa partita ci si gioca il titolo regionale del Friuli Venezia Giulia della WISP, campionato di Serie A1, quindi le due squadre che sono al top, ossia dopo tutto il campionato hanno avuto i migliori punteggi, quindi le migliori due squadre, che sono da una parte la Mujesana in tenuta nera e dall'altra parte la compagine Collinare Basket e All Strax. Questo è il contesto in cui ci stiamo muovendo per questa partita che sta già andando a concludere il suo primo periodo. 7-11 per la squadra che è in attacco in questo momento. Ci sono anche da segnalare alcune assenze, soprattutto pesanti, poi soprattutto per quanto riguarda la squadra in arancione, ossia della Collinare, perché ieri nella semifinale si è fatto male Polo alla caviglia proprio all'inizio della partita e poi è stato squalificato il capitano Zampa per proteste, quindi due personaggi, due giocatori importanti che non fanno parte di questa partita. Ma nel frattempo comunque c'è una situazione di 11-7 che rimane a 2 minuti dal termine del primo periodo di gioco, ed ecco che andiamo con il canestro realizzato dagli All Strax, ossia giocatori della Collinare che arrivano poi anche dal pallacanestro di San Daniele. In campo a livello di allenatore c'è Rudy Romanin, giocatore non tanto fresco ma tanto grintoso nei campionati di Serie C del Friuli Venezia Giulia, e stiamo parlando appunto del coach degli All Strax del Collinare di Fagagna, che se la sta battendo contro la Mujesana, Muggia dunque, che ieri ha battuto la compagine di Trieste, quindi si trova ora nella finalissima di questa giornata importante che è l'ultima dei due weekend della WISP del Friuli Venezia Giulia, quindi la grande kermesse regionale. Poi dopo dal 19 al 20-21 c'è anche la finalissime nazionali, cui andranno le vincenti di questa fase regionale, andranno in quella di Rimini per le finali nazionali WISP. E allora intanto abbiamo Mujesana in fase offensiva con questo tiro da 3 punti che non va. Siamo a 40 secondi dal termine del primo periodo, sul 13-9 a favore della squadra che sta difendendo. Tiro da 3 punti per Ostrax, che vanno a segnare con Alamberto Savino, triplone per Savino, 13-12, quindi un punto. E qui si andrà ovviamente alla finale punto a punto, credo, con una partita quindi che sarà quanto mai interessante a seguire, grazie appunto anche a questo collegamento in diretta sul canale YouTube della WISP Pallacanestro. Ancora il tiro dalla distanza non va e termina dunque il primo periodo con il punteggio appunto sostanzialmente in parità, 12-13. Il roster della Collinare è composto, poi dopo vedremo il quintetto, ma intanto è composto da numero 4 Alberto Savino, numero 5 Elia Guerra, numero 6 Leopoldo Colutta, numero 8 Edoardo Colla, numero 11 Riccardo Zucchetto, 12 Jacopo Comino, il capitano Marino Pituello con il 13, al 16 Thomas Pellarini, il 18 con Emanuele Tomic, 22 Gianluca Morassi e al 30 Alessandro Simonutti. Poi per quanto riguarda la squadra Mujesana abbiamo con numero 7 Daniele Bozic, il capitano Paride Zampar con numero 9 capitano, Stefano Grasso 10, Lorenzo Cosmac 11, Cristian Spolaore 12, Giovanni Marino 13, Walter Miani 15, Lorenzo Germani 16, Marco Grimaldi 23, Luca Pizzol 24, Roberto Prandin numero 6, e chi si ricorderà anche Roberto Prandin, che adesso è in questa categoria, però giocò per diversi anni in Serie A, anche a Udine, e poi
Massimo Secchette con il numero 18. Da una parte abbiamo già detto Rodolfo Romanin e Roberto Kizik per quanto riguarda l'allenatore. Si ricomincia dunque il secondo periodo con Muggia in attacco, e dunque vediamo con Prandin intanto con il numero 6 come vi dicevo in precedenza. Poi abbiamo il numero 12 ora che è Spolaore, ecco ancora Spolaore che tenta di servire Prandin ma non riesce. Poi abbiamo in campo il numero 15 Lorenzo Germani, poi per quanto riguarda ancora la squadra muiesana il 18 che è Secchette. Intanto c'è l'attacco della Collinare che va a tentare questa realizzazione con Alessandro Simonutti, diversi anni anche lui in Serie 5 di San Daniele. Simonutti prende il pallone, poi grande generosità di Lorenzo Germani per buttare fuori il pallone in modo che non venga preso dallo stesso Simonutti. Simonutti in campo, poi con il numero 4 abbiamo Lamberto Savino in possesso di palla, poi ecco Pittuello con il numero 13, la finta, vedete Simonutti, poi abbiamo con il numero 5 Elia Guerra, tanto Simonutti tiro dalla distanzissima fino sotto per recuperare un pallone, Savino niente da fare, e poi abbiamo con il numero 8 in conclusione Edoardo Colla. Questi i giocatori del Collinare che ora sono in difesa. Non è successo nulla in questo primo minuto e 20 secondi, sempre 12-13 il risultato. Poi ci saranno tutte le premiazioni del caso. Ecco che Collinare va a sostituire un giocatore, esce Simonutti per il numero 18 Emanuele Tomic in campo. Rimette in gioco la Muiesana e fino sotto quasi sbagliava, poi è riuscito a buttarla dentro Lorenzo Germani. E poi abbiamo anche il numero 15 Walter Miani sul terreno per la Muiesana. Siamo a +3 per la Muiesana, un intervento in anticipo di Spolaore ma non crea vantaggio per la squadra in casacca nera allenata da Roberto Kizik. Attacco con Lamberto Savino, tenta, e poi c'è libero per il tiro da 3 punti di il capitano Marino Pittuello e c'è parità 15-15 come potete leggere anche sul vostro teleschermo. 15 pari dunque. Si va con Prandin in possesso di palla, cerca uno spazio, trova la possibilità di andare al tiro del fronte canestro ma non era da 3, era da 2 punti. Davanti a lui c'era Pittuello, ancora la possibilità di andare al tiro con Edoardo Colla, forse c'era un'infrazione, un fallo. Prandin ancora, arbitri Sticozzi, Pertile e Riosa. Il canestro è siglato da Miani. 17-15, quindi questa è la terna arbitrale. Come vi ho detto appunto Sticozzi, Riosa e Pertile. Ora Riosa è quello dietro al canestro, Pertile è quello sotto qui la nostra postazione. Il canestro intanto è per Savino, porta ancora in parità la situazione. Vi ho detto appunto che sarà una partita proprio punto a punto. La Muiesana ieri ha perso contro San Giorgio di Nogaro, contro i Jokers, proprio agli ultimi decimi di secondo, con un fallo che non, secondo San Giorgio non era stato fischiato a favore proprio del San Giorgio, poteva dargli appunto i 3 tiri liberi, poi dopo invece si è dati dall'altra parte e si è segnato invece perché c'è stato un tecnico, tutta una serie di situazioni, anche un'espulsione.
Vabbè, la Mujesana dunque in finale e siamo con l'attacco di Guerra e poi abbiamo Lamberto Savino che sta manovrando davanti a lui Germani. Brandin riesce a recuperare la palla, il fallo del numero 4 Savino ed è il primo fallo di squadra per Fagagna, Collinare Fagagna, che ora va a sostituire un giocatore ed entra Leopoldo Colutta, va a sostituire Savino. Brandin intanto per portare palla oltre la metà campo dopo i primi 3 minuti e mezzo di gioco. Dai e vai con Brandin sotto mano di Bobo Brandin, altri 2 punti di vantaggio, partita molto equilibrata come era ovviamente facile supporre. Il tiro di Pittuello ancora da 3 punti e sono uno specialista da quella posizione dai 6,75 e oltre, direi, come in questo caso. Brandin dalla parte opposta. 20-19, più 1 per la Collinare. Dai e vai ancora con Brandin che viene chiuso dalla difesa Collinare. C'è però il fallo. E ancora la Mujesana riprenderà il pallone. 24 secondi perché non ci sono, come di consueto sapete, i 14 secondi. Intanto sul terreno c'è anche Paride Zampar, numero 9, e anche Marco Grimaldi con il numero 23 per la Mujesana. 2 tiri liberi per Paride Zampar, autore poi di un tiro da 2 punti con fallo ieri sera, che ha dato appunto la stura alla vittoria della Mujesana nella semifinale. 20 pari, 5,50. Ancora Zampar, 2 su 2 per lui, più 1, 20-21. Uno contro uno, fino in fondo, ma c'è un fallo e c'è anche canestro. Il fallo di Germani, Lorenzo Germani, numero 16, e c'è un tiro libero a favore di Edoardo Colla. Sostituzione per la Mujesana, pare che si possa fare il cambio, sì, esce proprio chi ha commesso il fallo personale, ossia Germani. E in campo c'è il numero 13 Giovanni Marino. Vieni, ecco proprio Marino che arriva fino in fondo, appena entrato, un dai e vai, un taglio in area, nell'area gialla, nell'area dei 3 secondi, c'è fallo commesso su di lui, canestro buono e un tiro libero. Quindi 23-22, il primo fallo della Collinare, sui 3 falli invece, cioè il terzo fallo della Collinare, sui un fallo solo per il Muggia. Intanto sbaglia dal tiro libero, è un'invasione secondo l'arbitro Riosa e quindi si va a rimettere in gioco il pallone dall'altra parte. Per l'attacco Colla, Leo Colutta, pallone che va ancora a Pittuello, esce con facilità dal blocco, poi però il suo tiro è sbagliato. Brandin riprende il pallone, 1 contro 1 per Roby Brandin, buono scarico sull'angolo a questo passaggio di Miani, non trova il giocatore che voleva, poi perde palla ancora la Collinare fino in fondo, sbaglia da sotto Zampar, non c'è fallo, tiro di Colla da 3 punti e sono 3 punti molto ben effettuati e realizzati, 25-23 per Collinare Fagagna dopo i primi 5 minuti della seconda parte di gara.
riprende a giocare dopo il time out. Con Prandin, playmaker e guardia. Qui è stata un po' pollastra la difesa del Collinare. È stato bravo Prandin a cogliere il suo compagno, il numero 9, Zampar, proprio lì sotto, mentre stava poi facendo anche un blocco. Si gioca, Collinare in attacco, perde il pallone, un passaggio un po' avventato di Elia Guerra. Palla Mugliesana, 25-25 Fagagna. Ancora Prandin, il tiro di Grimaldi da 3 punti, primo ferro, il rimbalzo è però falloso secondo l'arbitro Sticozzi, il fallo del numero 13 Giovanni Marino. E c'è cambio e ritorna sul terreno il giocatore Capelluto, vedete questo cesto di capelli, non l'ha sempre avuti così, un giocatore filiforme ma quanto mai duttile nel gioco di squadra. Quindi è rientrato Simonutti Alessandro. Leo Colutta, fuori per il tiro ancora di Pittuello, primo ferro, rimbalzo di Zampar, poi però fallo di Tomic, senza dubbio un fallo un po' balengo, però comunque è stato colpito e quindi va Zampar a battere 2 liberi perché il quarto fallo, quindi il bonus è già esaurito per la Collinare, che ha rimesso in campo Thomas Pellarini, uno dei giocatori, un playmaker, dei giocatori più ambiti del panorama del basket della Serie C regionale Friuli Venezia Giulia, ma anche di più. Poi ovviamente anche per lui gli anni passano, lui è dell'81 e quindi ma ha navigato sempre ad altissimi livelli. Siamo con 2 tiri liberi, 26-25, ancora Zampar e 2 su 2 per lui. Ed ecco Thomas Pellarini, 27-25 con 3 minuti e 44 da giocare nel secondo periodo. Buona predisposizione offensiva di Tomic, che fa cadere e non ha assolutamente stata a causa sua. Vediamo Prandin ora, centro area, Prandin fino in fondo, c'è un fischio dell'arbitro prima della conclusione e il fallo di Pittuello, numero 13. Pittuello classe 74, pensate un po'. Almeno leggiamo questo, 10 settembre del 74. Quindi sostanzialmente sono 51. Attacco per Collinare, Tomic si ritrova la palla in mano, Simonutti, fino in fondo Simonutti, non trova canestro, Prandin, apertura, e ancora Zampar, sbagliato da sotto, rimbalzo suo, va fino sopra, prende il rimbalzo, fallo di Leopoldo Colutta, classe 86. Pari da Zampar, sbaglia il primo libero a suo favore, ne aveva segnati prima 2, adesso è al 50%, quindi adesso al 70%, terzo tiro e va, quindi 3 su 4. E troviamo un altro giocatore sul terreno che non abbiamo descritto
fino a questo momento, e parliamo del numero 22, il collinare Gianluca Morassi. Leo Colutta per il tiro da 2 punti e va. Anche Leo Colutta è un giocatore che sta giocando veramente da tantissimi anni, sempre in questa zona, e anche lui Serie C regionale, ai tempi quando la C era appunto il quarto campionato, c'era A, B, A, A1, A2, B e C. E allora siamo sul 29-30, fino sotto una ottima performance di Grimaldi. Simonutti per Collinare. Tomic pensava a un assist, e invece l'assist non c'è stato, c'è solo una deviazione del pallone fuori dal campo. Ecco ancora Simonutti per Leo Colutta da 3 punti, primo ferro, rimbalzo Zampar e ancora Bobo Prandin, fino in fondo riesce ad arrivare, si incunea tra la difesa degli arancioni della All Strax Collinare, ma per fermarlo ci occorre qualche fallo in più, ed eccoci dunque che Bobo Prandin andrà in lunetta per 2 tiri liberi per incrementare il vantaggio di un possesso, 3-2 a 29, 1 minuto e 52, incrementa di un punto, 33-29, 1 minuto e 52 come vi dicevo, per chiudere questa seconda parte, quindi metà della gara di questa sera, questa finalissima. Canestro valido. Cambio fra le file della Mujesana, proprio lo stesso Prandini viene sostituito. Dal numero 7 Daniele Bozic. No, questo è un passaggio sbagliato, però poi la palla ritorna in possesso della Collinare, poi c'è un errore di Morassi. Ecco che gioca il primo pallone Daniele Bozic, numero 7. Palla ferma. Grimaldi va fino in fondo, Grimaldi, giocatore positivo assolutamente, anche ieri. Non si vede tantissimo, ma è assolutamente positivo. Il tiro di Thomas Pellarini da posizione favorevole per ulteriori 2 punti, 36-31. E ancora Bozic. A neanche un minuto dal termine della seconda parte di gara, del secondo periodo. Pallone ovviamente che in ogni azione è importante buttarlo a canestro. Fallo di sfondamento di Grimaldi. Stato bravo Simonutti a fermarsi proprio nel momento in cui c'era l'entrata di spalla, peraltro, del numero 9 in casacca nera, a pari di Zampar, che è il capitano. Cambio. Esce Tomic. Leo Colutta non ce la fa a segnare, entra il numero 12 intanto Jacopo Comino per Collinare All Strax. Da 3 punti la stoppata di Leo Colutta, l'arbitro che fischia, un fallo della difesa del Collinare a 26 secondi dal termine della seconda parte di gara. Niente, ancora un tiro per Grimaldi. Questa volta va e c'è un cambio, esce lo stesso numero 13, cioè Marino, non era Grimaldi, era Marino che tirava. Esce Marino ed entra di nuovo il numero 11 Kosmac. Ma c'è un time out chiesto dalla Collinare, visto che ne poteva farlo. Lo chiede Rudy Romanin a 26 secondi, tanto per dire come facciamo questa azione, con un ipotetico tiro da 3 punti che porterebbe a 34 e 37, quindi si andrebbe a riposo lungo solo con una
un possesso pieno di svantaggio. Però c'è ancora da vedere diverse cose in questa partita, senza dubbio interessante, fra le due squadre che si sono conquistate la finalissima, quindi il titolo di campione regionale, che dà la possibilità di andare alle finali nazionali, che come vi ho detto si disputeranno in quel di Rimini il prossimo mese di giugno. Ultimi 26 secondi e 6 dunque, con il pallone per la squadra di Collinare. Simonutti, difesa ovviamente tutto campo per Mujesana, ma ci sono 24 secondi da usufruire. Thomas Pellarini con la sua capacità di palleggio e di gestione di palla. Ecco per Edoardo Colla, palleggio 1 contro 1 fino in fondo, fischia l'arbitro, non dovrebbe essere valido il canestro, e invece sì, perché secondo l'arbitro dunque se c'è un tiro libero vuol dire che il pallone da Colla è stato raccolto prima che subisse fallo, quindi il termine del regolamento, se il pallone viene raccolto e non palleggiato, il canestro se segnato è valido. 4 secondi ancora fino in fondo, un tiro e finisce lì il gioco, con il punteggio dunque di 34-37. Come vi dicevo, dunque un solo possesso a favore della squadra della Mujesana di Muggia. A fra poco.
Ultimi 2 quarti per determinare il campione regionale del Friuli Venezia Giulia della WISP, campionato amatoriale WISP, ma con squadre, con giocatori che hanno disputato diversi campionati di categoria federale della Federazione Italiana Pallacanestro, ma che si divertono giustamente ancora. E dunque siamo con Mugliesana in attacco, casacca nera, sopra di 3 lunghezze, 37-34, il tiro di Prandin sbagliato. Ma c'è rimbalzo ancora per la Mugliesana, che quindi può giocarsi l'attacco, o meglio i 2 tiri liberi per il fallo commesso. E la Mugliesana è in campo intanto con chi sta tirando, che è il numero 13, e quindi Giovanni Marino il punto e i 2 punti, 2 su 2 per Marino. Poi in campo con il numero 11 ed è Cosmac, numero 9 il capitano Zampar, Prandin con il numero 6 e poi il numero 23 che è Grimaldi. Poi la Collinare di Fagagna, allenata da Rudy Romanin, campo con Thomas Pellarini numero 15, numero 16, Colutta 6, il numero 13 che è Thomas Pittuello, poi in campo ancora Tomic, Emanuele Tomic, e poi a chiudere il quintetto del Collinare Gianluca Morassi, che è andato a segnare appunto il libero, portando a meno 5 lo svantaggio, quindi 3-9 a 3-5. Prandin in manovra offensiva, scarica bene per questo tiro comodo da parte appunto che c'era Grimaldi, ma non va a segnare. No, Grimaldi, il tiro è stato fatto da Giovanni Marino. Tomic, la finta, va al tiro lo stesso Tomic, non c'è canestro, c'è il rimbalzo di Prandin, poi esce dal campo. E il pallone viene rimesso in gioco dalla squadra in rosso o arancione. Da 3 punti Leo Colutta, ma il tiro è corto, primo ferro, Zampar in stazione di passi. Sì, strisciato, l'arbitri Sticozzi, Riosa e Pertile, o meglio Sticozzi stesso, che ha combinato questa infrazione di passi. Al numero 9 Zampar, di nuovo attacco dunque per la Collinare con Pittuello, gira il pallone verso Thomas Pellarini. Alla finta non abbocca il difensore, ancora Leo Colutta, ecco ancora cade il suo difensore, poi Leo Colutta è solo per andare al tiro ma non ce la fa, tira ma sbagliando, tira dall'altra parte il numero 11, intanto Grasso, Kosmac, no scusate, il numero 11 è Kosmac. E quindi 41-35 più 6, tiro di Pittuello, lui è un tiratore da quella parte, infatti è il 2 su 3 per lui da 6,75, 3 punti importantissimi nella questa circostanza per Pittuello. Ancora la palla verso il playmaker, pari di Zampar che è il capitano, poi Prandin e poi Grimaldi, 1 contro 1, ancora per Prandin il pallone, gira in palleggio, la palla che va, un ottimo assist vincente a favore del numero 13 che è appunto Giovanni Marino. 2 punti molto ben eseguiti con buona circolazione di palla, ancora Colutta che tira sempre corto, tutti e 3 i tiri sono stati corti, ora recupera palla Thomas Pellarini, non c'è contropiede perché la difesa del Muggia è comunque in recupero.
Colutta, scarica per Pittuello, semigancio di Pittuello, non trova la giusta portata del tiro e quindi esce, come vedete, dal ferro. Dall'altra parte il tiro di Grimaldi è sbagliato, poi c'è il rimbalzo della sua squadra. A 3 punti ancora Bobo Prandin, niente sbagliato anche in questo caso. Tomic dalla parte opposta che offre il pallone a ancora il numero 6 Leo Colutta, ma è il terzo tiro che purtroppo gli va, i due primi corti, questo è lungo. Bobo Prandin 1 contro 1, area, il pallone che esce perché è toccato dalla difesa avversaria ed è pronto il cambio per Leo Colutta ed entra Savino, numero 4 sulla schiena della maglia, bruttissima rimessa in gioco, anticipa appunto a Collinare che va subito all'attacco ma sbaglia con Thomas Pellarini e si ritorna dall'altra parte ancora, si vuole chiudere subito le azioni. Prandin fino in fondo, sotto mano, canestro, fallo a favore di Prandin e quindi della Mujesana. E un tiro libero per Prando a 5:42 dal termine del terzo periodo. 1-1 i falli di squadra. Ancora un cambio per la squadra di Rudy Romanenco e di Collinare. È uscito Thomas Pellarini ed è di nuovo sul terreno Edoardo Colla. Un tiro per Prando, il tiro è a bersaglio. Altro cambio, esce Tomic per Simonutti Alessandro. È Savino che ora imposta l'azione offensiva. Fallo, beh sì, è dato addosso, non può dire che non era fallo questo. Stiamo parlando appunto del numero 11 Kosmak. Non è che sia andato sulla palla, voleva andare sulla palla, è andato sul corpo. Rimette ancora in gioco la Collinare. E poi siamo con Simonutti. Tenta di trovare uno spazio ma non lo trova per questo tiro da 2 punti. Il numero 12 Comino. Fischia ancora l'arbitro, un altro fallo della difesa Collinare. 40-46 da recuperare, 6 punti per la Collinare, 6 punti da mantenere se non di più per la Mujesana. La rimessa in gioco è per Mujesana e qui la difesa che non ha chiuso l'ingresso in area di Zampar, che è stato molto bravo a entrare in attesa appunto della copertura, è entrato e ha segnato. Pittuello ancora fuori per Simonutti, tenta un 1 contro 1, poi si ferma, il jump shoot, il tiro è corto, il rimbalzo è a favore di Prandin, va sul fondo, o meglio sì, sulla linea di fondo, linea di divarcazione del lato lungo del campo. Alla fin fine c'è il fallo del numero 12 in casacca arancione, ossia Jacopo Comino. Quattro falli già per Fagagna, quarto quindi vuol dire che c'è esaurito il bonus e ora viene richiamato l'allenatore della Mujesana dall'arbitro Riosa. E ancora Prandin sul più 8, tiro da 2 punti, sono più 10 dunque ancora per Bobo Prandin, per una Mujesana che vediamo avere in mano comunque al momento l'inerzia della partita, palesando appunto una certa sicurezza
sia nei giochi offensivi che difensivi. Ancora il tiro di Prandin, il tiro è corto, ma c'è il rimbalzo di Grimaldi, poi non c'è fallo su questo contropiede che viene chiuso comunque da Savino, numero 4, no, viene chiuso il numero 8, Colla. Sono 8 punti. Ancora Zampara, scarica per Marino, ancora per Zampara, se la gioca, trovato proprio Marino sotto misura e c'è il fallo. Deve essere o di Simonutti o del numero 30, dunque sì, Simonutti Alessandro, numero 30. Un tiro libero, anzi no, 2 tiri liberi per il numero 13 in casacca nera. Il primo è fuori, tiro un po' storto sulla sinistra della linea perpendicolare al tabellone, ma il secondo è a canestro. E si ripropone di nuovo l'attacco della Collinare. Simonutti, su di lui Grimaldi, ecco ancora Simonutti, trova nell'angolo Pituello, tiro di quest'ultimo da 3 e ancora Pituello che tiene viva la situazione in casa Collinare con questi tiri che ammazzano un attimino le gambe appunto della squadra avversaria. Vediamo ancora Prandin da 2, il primo ferro, 45-51 più 6. C'è ancora un tempo intero, quindi partita assolutamente aperta fino in fondo. E riprende la palla ancora Colla, tiro di Simonutti sbagliato, contropiede 3 contro 3, però la difesa Collinare è buona, infatti vedete che poi c'è Savino e c'è invece il contropiede della Collinare, time out, era quasi ovvio da parte della Muggesana, che si trova, dopo essere stata sopra di 12 punti, si trova solamente a 4 punti di vantaggio, 4-7, 5-1. C'è attacco Mujesana dopo il time out chiesto appunto dal suo coach per una situazione abbastanza negativa negli ultimi 2 minuti del terzo periodo, ne mancano proprio 2. Si propone con questo tiro il capitano Zampara, ma non va, quindi ulteriore attacco non a bersaglio, quindi possibilità ancora per la Collinare di avvicinarsi proprio alla fine del terzo periodo, e lo potrebbe fare con questo tiro da 3 punti del numero 12, ma non è a bersaglio il suo tiro, è di quello di Jacopo Comino. Possesso di palla per Mujesana, pallone che va prima a Bosic e adesso a Grimaldi, che in qualche maniera, spostandosi un po' di spalla, è andato a segnare.
2 punti che sono molto importanti in questa finale di terzo periodo. Poi Savino, poi sbaglia tutto, forse ha voluto un po' troppo, poteva passare, poteva fermarsi. E sono i 3 punti di Bosic, che quindi un 5-0 di parziale che riporta la situazione in vantaggio di 11 punti a favore del Fagagna, scusate, 9 punti a favore della Mujesana. C'è un fallo tecnico per proteste per il fallo che forse aveva subito, secondo la panchina, Lamberto Savino precedentemente. Fallo tecnico che dà un tiro libero e c'è un cambio per Mujesana. Esce Zampar e rientra Spolaore. E si va dalla parte opposta, si gioca per andare a segnare e c'è un ripicchio, un tap-in di Comino, tap-in di Comino, 4-9-5-6, 30 secondi, può anche giocarsela fino in fondo la squadra della Mujesana. In campo anche Secchetta con il numero 18, c'è il fallo su Savino, fallo numero 11, fischiato un po' in ritardo, è verità, però comunque l'ha colpito Savino. Ora c'è il quarto fallo di squadra, ma mancano ormai 17 secondi e la Collinare può chiudere appunto la situazione, questo terzo periodo, con un tiro a suo favore. Vediamo Savino per Coll, il blocco, in qualche maniera Kollek ha fatto un po' di confusione, non c'è canestro, non c'è solo il tiro, ma è sbagliato e quindi si va all'ultimo riposo, 2 minuti e poi via con l'ultimo periodo di questa partita che vale il titolo regionale e poi vale anche il campione, il finali nazionali di Rimini il prossimo mese di giugno. Si è preso a giocare con Muggia in fase offensiva, quindi attacco per Mujesana che è sopra di 7 lunghezze, 56-49, il tiro da 3 punti della Mujesana che posiziona questo canestro con Lorenzo Germani, un grandissimo canestro, importantissimo di Germani, 10 punti di vantaggio. Ora Collinare deve dare tutto la sua capacità offensiva per recuperare questi 10 punti in 10 minuti scarsi. Avete visto il tiro intanto, ma non c'è canestro. Ancora Germani e poi dopo c'è l'infrazione di passi in partenza di Grimaldi.
campo Simonutti per Collinare, poi abbiamo Savino. Intanto Simonutti da solo praticamente ha fatto questo canestro avvitandosi in area, siglando un canestro importante. Gioca anche Edoardo Colla. Poi abbiamo in campo appunto Savino, Pituello, capace di segnare da 3 punti importanti. Da 3 punti anche ancora Grimaldi, niente da fare, il rimbalzo è a favore di Comino che viene buttato a terra dal numero 18 Sechet, fallo senza nessun protesta. Più 8 minuti e 49 per la Collinare per sperare ancora in qualcosa, 8 minuti da tenere questo vantaggio, se non di più, se non incrementarlo per la Moiesana. Abbiamo con Pituello, è 1 contro 1. Marcato bene, poi però si alza in Steinbeck, ma Pituello non ha la forza per riuscire a tirare al meglio il pallone. Marco Grimaldi, fermato dal fallo del numero 4 Savino. Grimaldi, cioè questa accoppiata Grimaldi-Germani veramente super importante, con un Prandin che è ancora fuori in panchina, lo metterà il coach tra breve. Una serie di salti, di finte, però non tutta la difesa salta, e quindi ancora da giocare in fase offensiva. Bosic, 1 contro 1 fino in fondo, passi. Sì. È un po' lunga, buona difesa Collinare. Opportunità per la Collinare con un quintetto che pondera ogni passaggio, ogni azione, ogni blocco. Savino per Colla, ancora Colla è libero, fa saltare l'avversario, poi dopo c'è un schiaffone del difensore, quindi c'è un fallo, ma non produce tiri liberi, credo. Il fallo del numero 9, forse no, forse il numero 7. Bosic, rientrato Prandin, 5-1, 5-9. Colla, ancora Stefanutti, va al tiro Stefanutti, può andare a segnare, ma c'è il fallo del numero 23 Grimaldi. Terzo fallo di quest'ultimo, è il terzo fallo anche di squadra della Muggia a 7:29 dal termine. Questo non è benissimo per una difesa come quella di Muggia. Intanto c'è il tiro libero di Stefanutti che va a bersaglio, tutti e due a bersaglio, ed è un 5-9, 5-3, 6 punti. Partita apertissima. Il tiro di Grimaldi da 3, niente, e c'è Prandin che viene buttato per terra, ma non c'è fallo, solamente un'azione di gioco. Da 3 punti accarezza il ferro questo tiro di Colla, poi recupera poi Savino, Stefanutti Savino, la finta, Savino ancora, bella passaggio per Pituello, il quale va poi a tentare questo canestro, ma c'è fallo, ma ci sono 2 tiri liberi a favore di Pituello. Squadra, quella della Collinare, che non molla mai, durissima. Vediamo Pitt. E va sul primo canestro, primo tiro libero per Marino Pituello. E segna, no, primo ferro per Marino Pituello.
5-4-5-9, Grimaldi fino in fondo e c'è il fallo di Savino. Se no Grimaldi era lì pronto a depositare il pallone a canestro, e ormai qui c'è la difesa le difese ambedue che vanno a bloccare gli avversari facendo fallo, non con il corpo ma proprio con le manacce, con le braccia eccetera. Numero 23 va a segnare dal tiro libero Marco Grimaldi, secondo anche questo a bersaglio, 6-1-5-4. Si porta palla, colla fino in fondo e c'è fallo, avete visto? Cioè da una parte e dall'altra non c'è possibilità di fare gioco, si va fino in fondo, magari a rischio anche di andare fuori per 5 falli. Esce Savino, playmaker, mentre un altro play. Nel frattempo c'è Colla che andrà a battere 2 tiri liberi. 5-4, 6-1, appunto, lo vedete anche sul teleschermo. Sfiora, accarezza il ferro ed esce dalla traiettoria il primo tiro. E poi il secondo invece c'è di Colle, c'è cambio per Mujesana. Viene chiamato in panchina Massimo Secchet, e torna il capitano Palide Zampar. Ancora quasi persa palla dalla squadra mujesana per Prandin, centrale, qui c'è un fallo. E beh sì, fallo terzo fallo del Fagagna, della Collinari, maglia arancione. Quarto fallo già da Mo per la mujesana. Molti falli commessi quando c'è un risultato da conseguire, effettivamente la partita è un po' più sporca del normale. Germani, vediamo, si alza per il tiro Germani, sbaglia. Un raddoppio che quasi riesce. Pituello tentava un passaggio un po', che si arrivava, era veramente molto molto bello. Prandin fino in fondo, buttato per terra. In campo numero 5 lì a Guerra, nel posto del playmaker. Forse entrerà anche Thomas Pellarini fra poco, credo. Ma nel frattempo siamo ancora in linea di galleggiamento, ma c'è un time out chiesto dalla mujesana, credo. Sì, sul 6-1-5-5, quasi a 5 minuti dal termine. Sono 5 minuti più 53 secondi. Partita proprio tesa. Comunque visto sempre la squadra della mujesana essere in vantaggio. Però la Collinare è sempre lì attaccata, non molla, deve cercare sempre il gioco sotto misura per farsi fare fallo. Il compito è per la mujesana e nel caso specifico per Bobo Prandin, per andare a incrementare il vantaggio della sua squadra con dei tiri liberi. E c'è il primo, vediamo che c'è anche il secondo. C'è un 2-2 per Prandin, che porta a 63 il punteggio della sua squadra, ma Collinare è lì che continua a fare i suoi chilometri sul parquet del Palagesteco di Civitale del Friuli. Ora con Colle, la finta ma non cade, scarica
sbagliando il passaggio in scarico verso l'esterno dell'area. Deve essere un buono scarico per andare al tiro, ma non è funzionato. Bobo Prandin entra fino in fondo e c'è anche il careggio in acrobazia di Spolaore, incredibile. Ci vorrebbe anche un tiro da 3 ora per Collinare, però va fino sotto ed è bravo il buon Guerra a crearsi spazio, andare fin sotto e eludere poi la stoppata dell'avversario. Quindi siamo sempre lì, 6-5, 5-7. È impressione di passi, vediamo se li fischia. Sì, era abbastanza netta la situazione, doveva far scendere il pallone, stoppato, farlo scendere, farlo rimbalzare davanti a sé e poi riprendere, quindi non era un passo a quel punto. O doppio palleggio, come ha detto l'arbitro Pertile, che dirige insieme a Riosa e Sticozzi. La palla per Guerra e poi Simonutti, si gira Simonutti, il tiro di quest'ultimo è sbagliato, 4 minuti al termine. C'era in angolo appunto Zampar, c'è questo tiro da 3 punti e Lorenzo Germani è senza dubbio un fattore importantissimo ed è più 11 di nuovo a lungo per Mujesana. Cerca di replicare, giustamente replica, lasciato libero assolutamente Edoardo Colla. Quindi inutile il tiro da 3 di Germani. E abbiamo Prandin, tenta 1 contro 1, viene bloccato giustamente dalla difesa di Pittuello, apre, quasi ci arrivava Stefanutti, ancora il tiro da 3 punti di Germani, ma non c'è, il fallo è del numero 9 Zampar Paride, 2 tiri liberi. Questo è un fallo assolutamente inutile, soprattutto se si hanno i 4 falli già consumati. E c'è Edoardo Colla in lunetta per 2 tiri liberi importanti e segna il primo. E ci sarà anche il secondo a disposizione di Colla. Vediamo. È 2 su 2 ed è -6 per Collinare. 2 possessi pieni, ma è un non nulla nella circostanza, perché se perderà, se non segnerà in questa azione offensiva il Mujesana, attenzione che c'è fallo su Prandin, ci sono 2 tiri liberi per Prando, il fallo è sempre di Colla. Ecco, il pallone viene consegnato dall'arbitro, per Prandin ci sono i 2 tiri liberi, ovviamente in un peso specifico molto molto importante per Mujesana, che peraltro, come dicevo, è sempre stato in vantaggio, ma non di tantissimo. 2 su 2 Prandin. Ed ecco che si va di nuovo in attacco per il tiro da 3 punti di Colla, quasi quasi ci metteva veramente una situazione di tensione totale. Bel taglio e gran passaggio di Grimaldi a favore di Spolaore. 10 punti di vantaggio a 2 minuti dal termine, 2:20. Ancora Simonutti, gira in palleggio, a finta, fuori, il tiro
da 3 punti accarezza il ferro, sotto misura, prende il pallone Simonutti e c'è anche un tiro supplementare. Un tiro libero. Senza dubbio chapeau anche per Collinare e anche per Mujesana, perché stanno dando veramente di tutto in questa partita. E se gli fosse stato nella Collinare anche Polo e Zampa, non so come fosse andata, come potrebbe essere al momento la partita. Attenzione, è libero di andare a tirare, sì. Zampar libero, ma è giusto perché c'era un raddoppio. E siamo al penultimo giro di cronometro, fino in fondo sbagliato da parte di Guerra. Ora può giocare anche con il cronometro la Mujesana, può far passare i secondi. Prandin, anche perché se viene commesso fallo si va in lunetta. Prando con la finta, poi però di sinistra non va, recupera palla, ancora l'attacco della Mujesana, ma poi dopo va fuori il pallone e quindi ha ancora altre 2 azioni offensive alla Collinare. Dovrebbe andare via velocemente, magari che tiro da 3 punti che potrebbe essere tentato o da Pituello o dal numero 8 Colla, visto che ha segnato anche prima. Vediamo, Colla intanto sotto misura non arriva, e ormai direi che ormai siamo alla conclusione di questa partita. 60 secondi, la palla va fuori su pressione di Edoardo Colla. Direi che 9 punti in 52 secondi è veramente impossibile andare a recuperarli. C'è il fallo intanto di Colla su Prandin, altri 2 tiri liberi qui sul proscenio del Palagesteco, che sta chiudendo dunque questa partita e questa weekend di basket, secondo weekend consecutivo, il primo lo scorso fine settimana, adesso questo, con Prandin che potrebbe suggellare, mettere il suggello, infatti lo fa a questa partita, che manda quindi la Mujesana a vincere il titolo regionale della WISP A1 maschile e poi dovrebbe andare anche alle finali, anzi andrà alle finali nazionali di Rimini. Qualche speranzulla ancora per la Collinare, 2 punti segnati ma mancano 42 secondi, palla fuori. Zampar può aspettare assolutamente qualsiasi cosa, la palla va a Grimaldi, e così si finisce, non si va neanche al tiro, si ferma tutto, ma ormai in effetti ci sono anche i secondi a disposizione, ma tutto finisce con gli applausi del pubblico e anche della squadra, di tutte e 2 le squadre. Termina dunque questa partita con il punteggio di 76-67 a favore del Mujesana nei confronti della Collinare Fagagna. Bella partita, molto tesa, molto dura. Vittoria della Mujesana in questa ultima gara di questo weekend di basket. Grazie a voi tutti dell'attenzione e risentirsi. Adesso ci sono le prime azioni, riguardate.